Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Abbiamo sul banco una scheda Daikin di cui ha l'errore L5. La Daikin fa vari modelli, di cui questo modello è siglato 3PCB 3972-31. Questa è la sigla del modello di questa scheda. Bene, l'errore L5 sta come corrente di sovraccarico in uscita e siccome Daikin quasi mai specifica il punto preciso, cioè il settore preciso dove sta questo problema, quindi bisogna andarsi a testare tutta la scheda. Diciamo che la maggior parte delle volte, o meglio un po' anche per esperienza, l'errore L5 sta sul sovraccarico dell'IPM. Ovviamente parliamo sovraccarico di corrente. Vado a fare un test sul modulo IPM, che è questo. Ovviamente per chi guarda e mi segue i miei video sicuramente sa già come fare il test. Lo faccio per chi guarda il video per la prima volta e ha questo errore L5. Allora andiamo a spiegare intanto come funziona l'IPM. Abbiamo i tre pin, questi qua, questi tre che sono i negativi della 300 volt, mentre questo pin, il penultimo visto da questo lato, perché questo pin non è collegato, l'ultimo, quindi il penultimo visto da questo lato è il P, che sta a significare positivo, e quindi qui arriva su questo pin la 300 volt. Poi abbiamo 1, 2 e 3, sono tre pin in cui abbiamo le tre uscite in corrente alternata che poi vanno a finire su questo connettore per far girare il compressore. Mettendo i puntali sul GND, che sono, ripeto, questi tre pin, e l'altro puntale rosso lo mettiamo su questo pin P positivo 300 volt DC, dovremmo trovare una 300 volt DC. Ovviamente adesso non è alimentata la scheda, quindi è una simulazione che stiamo facendo, e mantenendo il puntale sul GND possiamo andare a vedere le uscite delle tre fasi in DC. Attenzione, perché se la scheda l'alimento sul banco posso andare a vedere le uscite in DC. Ovviamente quando poi gli arriveranno i 6 segnali dalla parte di bassa tensione, i MOSFET all'interno switcheranno, cioè verranno pilotati da questi segnali, che sarà il microcontrollore a mandare questi segnali sulla parte di bassa tensione dell'IPM per pilotare i driver interni e a sua volta pilotare i MOSFET che stanno all'interno dell'IPM. In uscita avremo una corrente alternata per ogni fase. Bene, detto questo, una spiegazione molto profana e veloce, andiamo a fare il test. Quindi possiamo scegliere di fare il test o in test diodo o in ohm. Per il momento lo facciamo in ohm, così vi faccio vedere, visto che quasi sempre l'ho fatto in test diodo. Ok, mettiamo il puntale positivo sul GND e uno alla volta andiamo a prendere le tre uscite. Dovremmo avere tre valori uguali.
2 mega ohm, 4 kilo, 1,9 mega ohm. Quindi possiamo vedere che già le tre uscite c'è qualcosa che non va. 2 mega ohm, 0,8, quindi saranno 800 770 kilo. Adesso sta scendendo, quindi non arriva neanche a 1 mega ohm. La terza uscita 1,9 mega ohm. Diciamo che la prima e la terza potrebbero andare, questa centrale no, c'è qualcosa che non va. 4 kilo ohm adesso. Ok, adesso facciamo il test sul positivo, pin positivo. Ho ammesso il puntale nero e andiamo a vedere le tre uscite. Ci deve dare sempre tre valori uguali, 1,9 mega ohm, e sul pin centrale ci dà un corto, guardate un po', un valore basso, quindi è un corto netto. Se mettiamo in continuità possiamo vedere che ci dà il bip, quindi corto netto. Mettiamo un test diodo, è la stessa cosa perché ci darà sicuramente il corto. Eccolo qui, Però attenzione, perché conviene farlo in home? Perché in home possiamo vedere se le tre uscite hanno tutte e tre lo stesso valore, quindi questo è importante, ok? Perché se non hanno tutte e tre lo stesso valore c'è un problema. Diciamo che fare il test diodo non è sbagliato, dopodiché si passa al test in home per fare un test più preciso. Come potete vedere, questo pin non ha pista, non è collegato da nessuna parte, che come dicevo prima è l'ultimo pin. Mentre invece per quanto riguarda i pin di bassa tensione, che sono questi qua, il microcontrollore manda 6 segnali su 6 di questi pin. Quindi 6 di questi pin sono collegati al microcontrollore in modo che il microcontrollore possa mandare questi 6 segnali in PWM e gestire la frequenza dei MOSFET. I pin rimanenti servono per la 15 volt alimentare i driver interni che poi a sua volta gestiscono i MOSFET, la 5 volt che serve per l'IPM over current, se c'è un problema manda tutto in corto, in questo caso qui ci dà L5, dopodiché gli altri pin vanno a finire su questo operazionale che fa un controllo di corrente e interferire con il microcontrollore. Adesso non entriamo proprio nello specifico dell'IPM perché dovremmo andare a scaricare il datasheet per farlo, ma per scaricare il datasheet bisogna leggere la sigla sull'IPM che sta all'interno, qui all'interno dell'IPM la sigla, quindi bisogna andare a leggere questa sigla che sta all'interno e scaricare il datasheet. Visto che l'IPM è in corto, possiamo andare direttamente a tagliare i pin. Li tagliamo più alti possibile in modo che poi con una pinza possiamo riscaldare i reofori, cioè lo stagno, e tirare fuori una alla volta, un pin alla volta. Anche da questo lato facciamo la stessa cosa. Ok, rimosso l'IPM.
Ok, questa che vedete è la sigla che va presa per il ricambio e per scaricare il datasheet, ok? A questo punto andiamo a tirare fuori tutti i pin che abbiamo tagliato dell'IPM. C'è un po' di colla, quindi dovete rimanere un po' di più a riscaldare. Ok, una volta fatto questo, tirati fuori tutti i pin, prendiamo un succhiastagno, andiamo a riscaldare il reofero e tiriamo fuori lo stagno. Lo facciamo per ogni piazzuola. Ok? Ok, bisogna fare così per tutti i pin. Io uso il dissaldatore perché l'ho comprato per questo. Per chi non ha il dissaldatore può farlo tranquillamente con il succhiastagno manuale. Non avendo l'IPM di ricambio, userò questa scheda che è una scheda cavia, pertanto questa scheda è stato rimosso il microcontrollore in corto e possiamo sfruttare questa scheda come cavia. Quindi prima di rimuovere l'IPM andiamo a vedere se è buono, quindi andiamo a fare un test, mettiamo in home, qui è un po' graffiata perché stava in mezzo ad altre schede. Se risulterà buono, con una carta abrasiva andiamo a togliere tutti questi graffi in modo che basi bene sulla superficie del dissipatore. 2 mega ohm, 2 mega ohm, 2 mega ohm, quindi qui risulta ok. Adesso dal positivo 2 e 2 mega ohm, 2 e 2 mega ohm, 2 e 2 mega ohm. Ok, perfetto. Quindi ci dà tre valori uguali. Proviamo in prova diodo, ma sicuramente sarà ok perché abbiamo visto già in home è buono, ma giusto per testare i diodi all'interno se sono integri. Perfetto. Adesso con i puntali al contrario non deve dare nessun valore. Ok, perfetto. Quindi andiamo a vedere da questo lato. Ok, ok, ok. Scambiamo i puntali. Perfetto. Andiamo a rimuovere questo IPM.
verifichiamo che tutti i pin sono liberi da reofori. In modo che possiamo rimuovere l'IPM senza rompere nessun pin. Il dissaldatore ovviamente l'ho comprato apposta per recuperare l'IPM e altri componenti che hanno tanti pin come questo componente. Possiamo vedere che ha la stessa sigla come l'altro IPM che abbiamo rimosso, ok? Giustamente faccio vedere il dissaldatore, e questo qua della Weller è un VXD P120. Ovviamente poi dovete prendere anche la stazione dissaldante per poter usufruire del dissaldatore. Lo dico in anticipo, costa un bel po'. Non ho fatto la recensione perché io l'ho pagato. La Weller purtroppo non sponsorizza i suoi prodotti. Se un domani decidesse di farlo, sono ben lieto di sponsorizzare i suoi prodotti. Una cosa importante che non abbiamo fatto, o meglio non ho fatto, è di prendere la misura della distanza in cui deve... Allora andiamo a mettere l'IPM, cioè in pratica vediamo se riesco senza pinza. Ok, ci sono riuscito. Ecco, la misura che dobbiamo prendere è proprio la distanza tra la PCB e l'IPM. Questa misura deve essere di 5 mm, ok? Quindi non l'ho fatto perché già lo sapevo, però per chi non lo sa, prima di rimuovere l'IPM deve prendere questa misura, dopodiché può rimuovere l'IPM in modo che quando rimette il nuovo lo rimette alla stessa misura. Ok, perfetto, saldatura finita. Questi pin li possiamo anche rimuovere perché se si dovessero piegare potrebbero urtare uno con l'altro e ovviamente andrebbero in corto. Allora, anche se scendete l'IPM 1 mm in più non succede niente, ok? Perché poi quando andate a fissarlo sul dissipatore lui se lo andrà a chiamare un po'. Pertanto i piedini sono un po' flessibili. Ok, adesso con un pezzo di carta abrasiva andiamo a lisciare un po' questa parte graffiata in questo modo. Ovviamente io ho preso la 126. Alcune volte su schede utilizzate da anni si crea l'ossido perché questa base è in rame, quindi si potrebbe creare dell'ossido e andrebbe comunque allisciata con la carta abrasiva. Ok? Bene. Beh ragazzi, andiamo a fare una prova sul banco simulazione. Ok, scheda interna azionata, aspettiamo che parte quella esterna. Ventilatore partito, anche se non si vede, ma è partito. Adesso è partito anche il compressore. Ovviamente ragazzi sta senza dissipatore l'IPM, quindi non posso farlo stare per tanto tempo perché altrimenti surriscalda l'IPM e dovremmo sostituirlo nuovamente. Ok, dai, riparazione riuscita, andiamo a spegnere. Bene, da Mimmo Refrigere ragazzi questo è tutto, mi raccomando iscrivetevi al canale, azionate la campanella in modo che vi arrivi
la notifica quando caricherò nuovi video. Da Mimmo Refrigerator questo è tutto, un abbraccio a tutti e ci vediamo ad un prossimo video.